Domani è il gran giorno, proviamo finalmente questo voltafieno e questo ranghinatore. Oggi ho tagliato 3 prati per la prima volta col trattore e la rotofalce. Non ve l'ho ancora fatto vedere perché volevo prima concentrarmi per farlo in una maniera che avesse senso senza pensare al video. Quindi domani vedrete già il fieno corricato a terra, domani diamo una voltata, poi lo lasciamo passare 2 o 3 giorni, lo ammucchiamo col ranghinatore nuovo e poi verrà il nostro vicino a imballarlo. Intanto devo cambiare le ruote, devo cambiarle perché sono state sfondate dal tempo che sono rimasti lì inutilizzati sti attrezzi. Spero di essere in grado. Abbiamo comprato stamattina da un ricambista queste 2 ruote nuove, i cerchi li riutilizzo, 40 euro l'una, viene da piangere. Costano più le ruote del ranghinatore. Ok, questo cardano qua comprato da Bazar Giusto, categoria 2. Io tutti gli accessori per il trattore, cardano, terzo punto idraulico, tutti i cardani che mi sono mancati, tutte le attrezzature le ho prese tutte su questo sito di Bazar Giusto. Mi sono trovato benissimo, c'ha un botto di attrezzatura, è super veloce a spedire, i prezzi sono molto concorrenziali, mi sono trovato veramente bene. Adesso abbiamo ingrassato tutto. Ok, qua ne serviva uno lungo, perfetto, questo va benissimo. Adesso vediamo se riusciamo a fermarlo da qualche parte. Le giunture per tirarlo su e giù erano un po' dure, adesso avendolo ingrassato, magari tirandolo su un paio di volte dovrebbe migliorare. Ho ingrassato tutti i punti di attacchi rapidi qua da ingrasso, li ho ingrassati tutti, speriamo che basti. Ho messo anche un po' di svitol qua nel cuscinetto per far girare bene le ruote, vediamo se funziona. E adesso intanto proviamo a farlo girare, a vedere se gira, prima prova, e poi dopo andiamo avanti. Ok, gira tutto bene. Adesso ovviamente siamo qua sulla ghiaia, ma devo provare col terzo punto, regolare l'inclinazione perché prenda bene il fieno e lo volti, ma questo lo vediamo poi in campo. Tanto adesso, tra poco, aspettiamo ancora che il sole scenda un briciolo e poi andiamo a fare questo voltamento di fieno. Vi porto a vedere i 3 prati che ho sfalciato ieri e così proviamo intanto questo mezzo. Nel frattempo stamattina abbiamo cambiato copertone e camera d'aria alle ruote del ranghinatore perché erano scoppiate.
Niente, questo tanto lo usiamo soltanto tra un paio di giorni. Io normalmente quando non avevo questo voltafieno qui, noi non lo voltavamo il fieno in realtà. Se c'era il caso gli davamo giusto un colpo. Se c'era il caso gli davamo giusto un colpo con la forca. Ma adesso con questo voltafieno io voglio fargli una voltata subito il primo giorno che ancora non è tanto secco, così non si rovina, e poi non toccarlo più. Lo lasciamo poi 2-3 giorni in base alle temperature e alle giornate che fa, e poi lo ammucchiamo con questo. E vediamo, quest'anno fieno ce n'è leggermente meno che l'anno scorso, però di buona qualità, l'abbiamo tagliato in un buon momento. Vediamo che prodotto esce fuori. Esatto, le giornate sono quelle giuste, è caldo e ventilato, quindi secca molto bene. Tra poco andiamo a fare questo primo giro. Secondo me, se non fa scherzi, dovremo fare un buon prodotto. Fai piano che mi fa male. Faccio piano, ma bruci, sei rossa. Ai. Nina, sei tutta rossa. Come si fa d'estate? Ma tra l'altro io ti sto mettendo l'unguento, ma sei piena di erba decespugliata. Anche di lumache spiaccicate. Quindi ti impano tutto. Se è per quello anche di lumache spiaccicate. Stasera devi fare 4 docce. cuscinetto funziona bene, quell'altro è un po' più rigido, bisognerebbe cambiarlo. Allora, questo mostra qualche problemino in più rispetto al voltafieno. Dunque, le ruote le abbiamo cambiate, però i loro cuscinetti per farle ruotare sono molto rigidi. Adesso andiamo a ingrassare tutto, però è tutto un po' molto arrugginito. Secondo me anche facendolo lavorare un po' migliore. Probabile, proviamo a vedere. Allora, questo va così, questo si apre così. Ok, e fin qui ci siamo. Allora, prima di tutto ingrassiamo, poi dopo gli mettiamo tutti i suoi pettini. Vai. Come si chiama quella signora che ci ha regalato ste maglie? Ti ricordi tu? No, non mi ricordo. C'è una di voi che ci ha mandato queste bellissime maglie che io, gli chiedo scusa perché è già piena di grasso, però ricamate a mano con il nostro nome, una mia, una Nina, e con cascina girasole, tutto ricamato a mano. E guarda io cosa la uso a fare, sono una bestia.
stavamo tornando a casa col trattore, abbiamo appena finito di ammucchiare il fieno e abbiamo le mucche al pascolo qua vicino e ne abbiamo una che deve partorire, che l'abbiamo vista coricarsi, fare dei versi strani. Adesso vado a vedere. No, falso allarme. Ce ne sarà poco, però veramente bellissimo, fine, super profumato e seccato in maniera veramente eccellente, però veramente poco quest'anno, mamma mia. Sì, la quantità è quella di un secondo taglio praticamente. Non so se sti due prati faremo cosa, 2 rotoballe forse. Ma Di solito se ne fa, sì, ma di solito se ne fa 3-4 in un prato e 2-3 in un altro, se ne fa 6-7, quest'anno ne facciamo 2-3. Secondo me è meno di metà. Ne abbiamo già portate a casa 3 e ne abbiamo ancora 3 da portare. Io col pasqualino e Leo col trattore. Caricata sul pasqualino, adesso ne prende una lui e le portiamo a casa. Io scendo sia per filmare e sia perché mi fa paura perché quando la carica il trattorino si sposta e io non riesco a controllarlo.
Allora Leo è andato a prendere l'ultima rotoballa, nel frattempo io ho trovato una bomboletta bianca che avevamo qua a casa e voglio praticamente segnarle, cioè quest'anno gli mettiamo una lettera, un'indicazione che ci faccia capire ciascuna rotoballa di che prato è, così noi quando le apriamo lo sappiamo. Allora su 1, 2 e 3, quella lì dietro, ci faccio una N perché il prato da cui vengono noi lo chiamiamo la Nus, perché c'è un albero di noce grande su questo prato e quindi quel prato lì è la Nus e su queste 3 metto una N. Questa è una cosa interessante di questi luoghi, ovvero che ogni prato, ogni angolo, ogni pezzetto di territorio ha un nome, che non è che glielo diamo noi, cioè per tutte le persone che vivono qui, hanno cascine qui, coltivano qui, sanno che quel prato lì per esempio è la Nus, o che ne so, l'altro prato è Tara Giulia o il Mirose o i Musun, ogni prato ha un nome. Dunque metà il fieno di quest'anno è a casa. Abbiamo tagliato circa metà dei prati che abbiamo a disposizione quest'anno, ne avremo ancora un'altra metà da fare, però siamo fermi momentaneamente. Volevo farvi vedere anche la fase di taglio con la rotofalce BCS che abbiamo trovato usata, però l'altro giorno che l'ho montata si è strappata una delle cinghie, dopo vi faccio vedere. Lei ha 4 cinghie che gli permettono di girare, una delle 4 si è strappata, per cui siamo fermi con la rotofalce, devo sostituirla. In più danno pioggia tra un paio di giorni, per cui facciamo una pausa, lasciamo piovere, spiovere e poi riprendiamo con gli altri prati che ci mancano. Però diciamo che quando già c'è metà del fieno in cascina siamo contenti. Pensavo che fare il fieno sul trattore fosse una pacchia, invece no. Va bene, mi risparmio tutti i chilometri a piedi con la falciatrice, mi risparmio proprio il sole sulla testa e quindi già qualcosa, però comunque ti dà sempre il cul. È brava Nina. Comunque richiede tantissime attenzioni per non fare delle balle, perché il trattore è molto più pericoloso di una falciatrice intanto. Poi io sarà anche il primo anno, quindi dovevo fare veramente attenzione a tutto. Richiede molta attenzione e comunque anche lavoro fisico, poi quello intanto qua in campagna non manca mai. Sono soddisfatto anche di questi attrezzi, tutti un po' datati, trattore a 50 anni, i voltafieno e rastrellina forse anche di più, però anche il Pasquali non parliamone. Pasquali che leva è? 67 il Pasquali, madonna, c'ha 60 anni. Comunque un altro dato: metà del fieno portato in cascina con 20 euro di gasolio, super onesto devo dire. E bon, niente, e poi basta, perché penso dura 2 o 3 ore sto video forse. E bon, Arbez, cosa manca ancora? Su Ghima prossima, su manco viu.